Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi iniziamo un nuovo capitolo, la parte 5. Andremo a fare un approfondimento del funzionamento dei merge rispetto a quanto abbiamo visto appunto sul corso base della Power BI che trovate sul mio canale, lezione 11 e lezione 12. Se vi dovessero interessate e non avete le basi per affrontare questo capitolo qua, potete appunto andare a vedere quei video là. Quindi oggi andremo ad affrontare questo passaggio qua, questo esercizio. Andremo a fare un multi-merge perché molti, pur avendo anche visto il corso base, mi chiedono come si fa a fare un multi-merge. È abbastanza banale, ma lo vediamo. Poi andremo a fare un approfondimento sugli errori dei merge, errori classici che tendenzialmente le persone commettono e magari non si rendono neanche conto di aver fatto un errore, quindi vi do delle dritte su cosa dovete fare attenzione per evitare che si generino appunto errori e dopo magari avere calcoli sull'Excel che sono sbagliati. E poi andremo a fare appunto un approfondimento spingendo la funzionalità del multi-merge. Andremo a scrivere del codice M per mergiare 3-4 tabelle in un singolo passaggio e andiamo a vedere un po' come si fa questa cosa qua, senza appunto fare due passaggi per ogni merge che andiamo a fare. Allora andiamo nel file di esempio. Qui ho preparato 4 tabelline che andremo a mergiare. Ovviamente io le ho preparate in modo sintetico giusto per poter fare gli esercizi. Allora, nella prima ho la chiave che è la data, facciamo anche così, così la vediamo. Poi abbiamo la data che andiamo a linkarla col calendario, quindi da qui partiremo, da qui ci tireremo fuori il mese e la settimana. Poi qui andremo a prenderci la settimana e ci collegheremo a questa tabellina qua e tireremo fuori se la settimana è lavorativa o festiva. Attenzione che qua c'è un duplicato, quindi dopo andiamo a fare un esercizio su questa cosa qua. Alla fine andremo sul prodotto, quindi con la nostra prima tabella ci riprendiamo e andremo in merge col prodotto, quindi questi due qua, e ci tireremo fuori l'informazione di quanti pezzi abbiamo in magazzino per ogni singolo prodotto e andremo a creare un'unica tabella con tutte queste informazioni dentro. Solo una nota, ovviamente poi quando affronteremo anche il corso intermedio di Power Pivot qua andremo a fare un approfondimento su come gestire questa cosa qua. Adesso ipotizziamo il caso semplice, quindi andiamo a creare una tabella unica con tutte le informazioni, quindi non andremo a fare nessun diagramma a stella, che comunque questa cosa ve la spiego un po' meglio poi nel corso intermedio di Power Pivot. Quindi cosa ho fatto? Ho preso tutte queste tabelle e le ho importate su Power Query, quindi clicco su ognuna di esse, menu dati da intervallo a intervallo. Avvio l'editor di Power Query, ecco che le troviamo tutte qua, sono queste 4 qua. Qui un altro suggerimento per la gestione del database, quindi qua inizia a essere un po' più complesso lo scenario. Tutte le tabelle che mi arrivano da Excel, vedete, io tutte origina, modifica tipo. Quindi tutte queste tabelle qua io ho messo un acronimo all'inizio, TB, 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 però il vero nome è quello che è dopo il trattino meno. E invece i miei risultati, che ipoteticamente poi andiamo a portare su Excel o su Power Pivot, li ho messi con risultato, così anche quando vado a fare un merge io le trovo molto velocemente le tabelle che devo utilizzare, perché appunto nel merge si ordina tutto in ordine alfabetico. Se non mettessi l'acronimo dovrei stare là a cercare, perché magari farei confusione con un nome o con un altro. Quindi anche questa è una buona, un buon modo di utilizzare il database, quindi cartelle e anche gli acronimi iniziali. Bene, veniamo subito al dunque. Allora io qua ho fatto il primo risultato, vedete, dove ho messo, sono partito con la tabella base, ho preso il mese e la settimana e ho tirato fuori il lavorativo e festivo. Quindi come ho fatto, essendo che non volevo lavorare sulle tabelle di partenza perché me le volevo tenere lì come tabelle di staging da utilizzare come view da cui partire e poi creare i risultati dopo. Quindi sono partito da qua, al posto di fare il merge classico ho fatto un issue query come nuova. Poi ho preso il mio calendario, ho mergiato la data. Vi ricordo che se premete CTRL potete utilizzare anche più campi come chiave, quindi non per forza dovete usare un singolo campo come su Power Pivot, ma su Power Query potete utilizzare anche più campi utilizzando il CTRL. Ok, quindi vedete 1 3 2 1 2 3, quindi il numeretto corrisponde sempre al numeretto del campo che state linkando sotto, quindi la sequenza sopra deve essere sempre uguale alla sequenza sotto alla corrispondenza dei campi, insomma. Quindi in questo caso noi prendiamo solo la data.
facciamo un left, quindi tutti i record della prima tabella e solo quelli della seconda in cui la chiave corrisponde. Premiamo ok. Ecco che mi crea la mia tabellina qua, e qua ho subito il calendario, qui ho un'origine appunto con il merge. Qui se vediamo appunto ho il risultato del mio merge. Adesso andiamo ad esplodere col bottoncino che ci sta qua su, tiriamo via la chiave perché tanto ce l'abbiamo già, perché queste sono le informazioni appunto della tabellina calendario, e togliamo anche il nome della TB calendario che non ci interessa portarcelo dietro. Ecco che abbiamo il mese e la settimana. Perfetto, abbiamo fatto un merge. Fare un secondo merge non è un problema su Power Query, quindi il multimerge in realtà, come vi dicevo, è estremamente semplice. Vado su merge e ripeto l'operazione. Quindi in questo caso mi prendo appunto il week lavorativo festivo, mergo la settimana in questo caso, ok. Do l'ok, esplodo e mi tiro fuori appunto il lavorativo festivo. Ecco che ho ottenuto il mio risultato. Adesso questa la cancello, che tanto non ci serve più. Però è successo qualcosa. Cosa è successo? Vedete, su questo passaggio qua noi avevamo 20 record. Quando io ho esploso questa informazione qua, è passata a 35 righe, vedete? Quindi c'è qualcosa che non va sulla chiave, perché significa che ho trovato dei duplicati e di conseguenza mi ha esploso i record, e quindi anche vedete, anche le misure del venduto si sono duplicate. Quindi questo è un classico errore che tendenzialmente le persone commettono senza neanche rendersi conto. Quindi la cosa da fare tendenzialmente quando si fa un merge è fare sempre il controllo della chiave, perché attenzione, qui ce ne accorgiamo perché abbiamo 20 righe, abbiamo pochi record, e qui mi dice 35. Già guardando qua in basso io capisco se sta andando bene o sta andando male. Però se abbiamo ad esempio 1.000.000 di record, lui qua scrive più 999, e quindi sul passaggio prima avete 999 999 dopo, però non riuscite a capire effettivamente quanti record ci sono. Quindi potete fare un raggruppamento, un conteggio di record che avete in questo passaggio oppure in questo passaggio, oppure generalmente, dato che la query di partenza comunque è a posto di solito, si fa il controllo solo su quella che andiamo a mergiare, quindi su questa qua, week lavorativi festivi. E eccola qua, praticamente, vedete, questa è questa tabella qua. Io ho fatto un duplicato di questa tabella e l'ho messa qua giusto per fare il passaggio. Qui ho fatto un raggruppamento, e come l'ho fatto? Quindi menu home, raggruppamento, e gli ho detto base, ho messo raggruppami la settimana e fammi il conteggio con conteggio righe appunto dei miei record presenti in tabella. E qui vedete ho preso la settimana e ho un 18 e un 1, 19 e 2. Ecco che qua c'è un duplicato, quindi potrebbe perché magari è voluta questa cosa qua, e adesso andiamo anche a vedere perché nel nostro caso è voluta. Potrebbe essere che appunto c'è un duplicato e quindi c'è un errore di fondo, quindi o lo gestiamo o andiamo a togliere il record duplicato. Quindi già qua capite se siete sulla strada giusta o sbagliato. Se qui c'è 1 dappertutto, siete tranquilli che la key è univoca. Se trovate un 2, un 3 o un 4 vuol dire che c'è qualcosa che non va, oppure lo dovete gestire. Quindi visto così il lavoro non va bene, perché abbiamo dei duplicati, si duplicano le misure. Quindi come facciamo? Essendo che comunque era voluta sta cosa qua, io voglio capire se la settimana è solo lavorativa, solo festiva o lavorativa e festiva, che quindi magari può succedere che lavoro dal lunedì al venerdì e quindi troverò solo lavorativo. Il weekend non lavoro, quindi non trovo il festivo, quindi vado a concatenare questa informazione qua. Qui ho fatto il risultato, che praticamente facciamo un passaggio indietro, quindi guardiamo il risultato. Io ho appunto la mia origine, il primo merge, l'espando, poi il secondo merge con la tabella, poi espando la tabella e mi porto fuori il lavorativo e festivo. Adesso facciamo un passaggio indietro, praticamente questa è la stessa query, vedete, fin qua è la stessa query, ho appunto la mia tabella, però non vado più ad espandere questo campo qua. Adesso facciamo una colonnina nuova, quindi aggiungi colonna personalizzata, e facciamo una cosa che abbiamo già imparato e utilizzato anche un paio di volte nelle lezioni precedenti. Quindi al posto di espandere il campo, qui abbiamo table, non abbiamo list come nelle lezioni precedenti, ma non è importante. Perché? Perché io faccio sempre la solita cosa, list distinct e text combine, quindi estraggo tutti i valori distinti dalla mia tabella table da qui, ok, e poi faccio il combine per concatenare tutti i valori distinti che trovo all'interno di table.
cosa scrivo dentro a list listing? Sempre la stessa cosa che facevamo nelle lezioni precedenti, quindi prendiamo il nome del campo, ok? Quindi prendiamo il nome del nostro campo che abbiamo come risultato del merge e gli dico quale colonna all'interno di questa tabella devo andare poi a fare la lista distinta. Se noi appunto clicchiamo qua sotto, vedete abbiamo un'anteprima, c'è dentro questa tabella qua c'è la colonna settimana e la colonna Love Fest, quindi appunto con la mia formuletta gli dico entra qua e tira fuori questa colonna qua e poi mi mette un separatore se nel caso ci sia una lista con più occorrenze con il trattino. Perfetto, io adesso gli do l'ok e ecco che vedete che si è creata appunto la mia lista. Se vedete però adesso ho 20 record perché non ho più il record univoco perché l'ho concatenato all'interno di un singolo campo. Poi faccio rimuovi colonne, ok, ecco che io ho fatto il merge, però al posto di usare la funzionalità classica di espandi ho gestito la chiave duplicata in questo modo perché per me era importante sapere se questa settimana era lavorativa, festiva oppure lavorativa e festiva, quindi ho lavorato tutti i 7 giorni. Ecco che ho ottenuto il mio bel risultato con un trucchetto, quindi facendo una modifica al merge classico. Perfetto, adesso andiamo a vedere un errore. Praticamente, fino a qua è un po' come il primo risultato, quindi con i record duplicati, che questo esempio non l'avevo preparato anche con la correzione, comunque non importa. Cosa facciamo? Noi adesso andiamo a fare un merge con il magazzino, quindi appunto la solita procedura home, query, merge query, e qua gli dico appunto dalla mia tabella di partenza vai sulla tabella di magazzino e linka il prodotto come vedevamo prima sul foglio Excel, così mi tiro fuori l'informazione del magazzino. Io premo ok e se già vedete nell'anteprima qui vedo che c'è caffè, acqua, panino e anche qua c'è caffè, acqua e panino. Premo ok, poi cosa faccio? Vado a fare un'espansione della mia tabella prendendomi solo il magazzino e ecco il risultato. E ho tutti i null. Eppure queste informazioni qua, se andiamo a vedere all'interno del magazzino, ci sono. Ecco un altro problema all'interno di Power Query che si può verificare. Dovete fare molta attenzione perché Power Query è praticamente quasi ovunque case sensitive. Se noi andiamo a guardare questa cosa qua, vedete, prodotto acqua, panino, hanno tutte quante la lettera iniziale maiuscola. Invece, tabella magazzino ce le ha tutte quante con la lettera minuscola. Per Power Query sono due informazioni differenti, quindi non riesce a legarle, non corrispondono. Quindi come facciamo in questo caso qua? In questo caso qua basta andare nella nostra origine, prendiamo la nostra colonna, andiamo su Trasforma, andiamo su Formato e premiamo su Converti in maiuscolo ogni parola, così vediamo anche questa funzionalità qua. Fatto questa cosa qua, ecco che mi ha messo in maiuscolo la prima lettera di ogni record. Perfetto, se noi adesso andiamo a vedere il risultato con l'errore, vedete qui magicamente sono comparse tutte le occorrenze nel modo corretto, quindi anche questa è una cosa che può succedere che facciate poi non ottenete risultati, non capite il perché non andate fuori, dovete fare attenzione a cosa c'è dentro il record, quindi se linkate due record col formato testo, ovviamente le chiavi della tabella A e le chiavi della tabella B devono essere scritte nello stesso modo, altrimenti Power Query non riuscirà a linkarle. Un altro motivo per cui potrebbe andarvi in errore è che magari andate qui, andate a linkare questa informazione qua con un testo, ma qui vi dà anche errore, oppure linkate questa cosa qua che sono comunque due numeri, ma magari questo è in decimale e questo è in intero e potrebbe darvi problemi e fare zero occorrenze. Magari ve lo dà giusto ma vi fa zero occorrenze, come vedevate prima la dava giusta però appunto non vi dava le occorrenze. Quindi fate molto attenzione alla chiave che sia sempre uguale. Se è un data time, quando andate a fare il join deve essere data time anche l'altra tabella, non data time e l'altra data, altrimenti non funziona. Questi sono i classici errori che si fanno. Il primo che abbiamo visto ovviamente è quello più sfumoso della duplicazione del record, che tendenzialmente si verifica spesso e le persone non ci fanno attenzione.
Perfetto, abbiamo visto un po' le cose basilari dei merge, i classici errori che si fanno e come fare anche a correggerli. Andiamo un po' più sul spinto. Vediamo, allora, questo qui era il primo risultato, ok? Quindi avevamo fatto questa cosa qua e abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 passaggi con rimuovi colonne che c'è in fondo. Adesso noi andiamo a vedere con l'M, vedete io ne ho fatti solo 2. Quindi ho fatto questa cosa qua con solo 2 passaggi, non ho rimosso sta cosa qua, quindi sarebbero 3. Ok, allora andiamo a vedere come ho fatto a fare questa cosa qua. Vedete che anche è molto più chiaro. Se io leggo questa cosa qua, vedo origine, tabella, calendario espanso, merge, week, aggiunta, rimuovi, è un po' confusionario. Se andiamo a vedere questa cosa qua è molto più pulita. Merge di calendario, merge di week last, lab fest. Allora, ovviamente non è necessario, potete tranquillamente lavorare in questo modo qua, solo che se avete scenari complessi magari andate a fare 50 passaggi, comincia a diventare complicato anche per Power Query andare a gestire la cache, soprattutto se gestite milionate di record. Quindi è sempre buon uso imparare a usare un po' l'M per andare a fare un'ottimizzazione dei passaggi in modo custom. Quindi in questo caso qua andiamo su visualizza, andiamo a vedere un po' come l'ho scritto. Allora adesso vi spiego il codice del merge. Praticamente la query originale, allargo un pochino così leggiamo tutto, ok. La query originale è questa, quindi lui fa un'origine dove fa appunto il join. La query originale sarebbe appunto questa qua che abbiamo visto prima. Lui fa il join con questa operazione qua e poi mette queste informazioni qua, poi fa la virgola, espande il join e gli dà tutti i parametri per fare l'espansione della nostra informazione e poi va avanti con con gli altri passaggi. Allora andiamo a vedere come funziona il join. Allora io qua vi ho scritto anche tutto quanto, così quando scaricherete dalla descrizione l'esempio vi trovate tutto pronto se volete rivedervelo con calma. Allora guardiamo prima la parte interna che è la parte di join, ok? Quindi table nested join è l'istruzione che permette di fare i join, quindi esegue il join merge e gli servono 6 argomenti, noi li dobbiamo passare all'interno delle tonde 6 argomenti, ok? Il primo, e ogni argomento si divide sempre con una virgola. Il primo è la tabella di start, quindi da che tabella partiamo? Ok, noi partiamo dalla tabella vendite, ok? Quindi questa è la nostra tabella di partenza, quindi gli do l'informazione della mia tabella all'interno delle parentesi. Poi gli do virgola e che campo di quella tabella uso come chiave? Data. Se per caso dovessi usare più campi, ovviamente è virgola e qua ci metto il campo 2, che è come quando vediamo sulla modalità grafica campo 1, 2 con i numeretti, quindi basta fare una virgola e continuare. Ovviamente tutta questa cosa qua che adesso vi sto spiegando la trovate già sotto, quindi dopo per fare questa cosa qua aggregata basta farlo anche con Power Query in modo automatico e dopo basta cambiare una cosetta, ve la faccio vedere alla fine quando vi ho spiegato questa cosa qua, così fate l'ottimizzazione veramente molto rapida. Allora, quindi dicevo appunto tabella, la prima tabella, e quale campo della prima tabella devo utilizzare come chiave. Vedete tabella 1 e secondo parametro campo tabella di start come key. Poi terzo parametro tabella di end, quindi la seconda tabella, tabella calendario, ok? Quindi andiamo a mergiare da qua a qua. E dalla tabella calendario quale campo utilizziamo come chiave? Anche qua il campo chiave si chiama data, quindi anche qua prendiamo il campo data, quindi non è lo stesso campo. Questo campo qua è di questa tabella, questo campo è di quest'altra tabella. Ecco che abbiamo passato i primi 4 parametri. Dopodiché dobbiamo dirgli, ok, sempre virgola e utilizziamo sempre le graffa per ogni parametro, ad eccezione dei riferimenti di tabella che è sempre hashtag e virgolette, poi virgola. Ecco che qua noi gli diciamo semplicemente senza le graffa il nome del campo risultante, quindi il campo risultante che è, adesso ve lo faccio vedere su questo risultato qua, il campo risultante quando noi andiamo a fare il merge è questo nome qua, quello che quando noi facciamo il merge lui dà un nome qua su, ok? Quindi tornando al nostro editor, qui ci potete scrivere quello che volete. Io di solito quando faccio l'aggregazione scrivo sempre merge, merge. Vedete che anche sotto ho scritto merge.
ok? Scrivo sempre merge come campo risultante, così non faccio confusione e vado via più veloce, mi concentro solo sul nome della tabella e i campi che devono mettere in chiave. In realtà è molto semplice, quindi gli dico che è merge il campo risultante, poi faccio una virgola e gli dico il tipo di join che devo fare. In questo caso io faccio un left outer, quindi è sempre join kind.leftouter. Anche queste informazioni ovviamente sono tutte recuperabili dai passaggi automatici. Vedete, lo mette qua. Perfetto, quando ho fatto questa cosa qua io ho completato il mio join. Ah no, scusate, sì, ho completato il mio join perché finisce qua. Ok, questo è il mio join. Poi io devo andare a fare l'espansione, quindi vedete io lo faccio in un secondo passaggio, è qua. Quindi cosa fa? Se andiamo a leggere il codice, lui usa questa istruzione qua, poi prende origine, che appunto parte da quel passaggio precedente, e fa tutte queste informazioni qua. Perfetto, allora la prima cosa da fare è prendere questa informazione qua, copiarla e metterla qua per farla in un solo passaggio. Vedete, difatti io l'ho presa e l'ho messa qua su. Ok, questo è il primo passaggio, l'ho messa qua su prima di iniziare il mio join. È sempre come fare una concatenazione di una formula, quindi prima facciamo quella interna, poi ci spostiamo e facciamo quella esterna come abbiamo fatto con la lista prima. Quindi il primo passaggio è questo. La mia origine è il risultato di questa cosa qua. Ok, parentesi qua, vedete? Apre qua e chiude qua. Ok, quindi è la mia origine. Poi devo, ok, passargli, se andiamo a vedere qui c'è l'origine, devo passargli tutte le altre informazioni, quindi qua basta copiare questa stringa qua, adesso io la copio così la metto qua così e vediamo cosa cambia. Vedete, allora qua c'è la virgola, che appunto è sul passaggio precedente, perché appunto cambiamo parametro. Questo è il primo parametro, perché qua vi ho scritto anche questa cosa qua, vedete? Estendi i cambi dalla tabella joinata e gli servono 4 argomenti. Il primo è il passaggio di start, che appunto dicevamo che è la nostra origine, che è questa. Poi gli dobbiamo dire il campo mergiato, il campo estratto e l'ultimo è facoltativo. Adesso vi spiego anche questo facoltativo. Quindi dicevamo il campo mergiato è calendario, che in realtà non è calendario perché io gli ho cambiato il nome, vi ricordate? Qui lui ha, qui lui alla fine su il nome del campo risultante, che vedevamo appunto anche qui, lui lo mette come calendario, però io dicevo che quando faccio le analizzazioni il campo risultante lo chiamo sempre merge, quindi in questo caso qua appunto lo riprendiamo, scusate, questa cosa qua, ecco qua, da origine eravamo rimasti qua. Ok, vedete, calendario appunto via, quindi non parto da calendario ma parto da questo campo qua che è all'interno del nostro merge, vedete. Io devo sempre dirgli come secondo parametro, campo mergiato, che è appunto il campo che io ho definito all'interno del merge, quindi qua io metto merge. Ovviamente se voi volete fare copia e incolla e stringere solamente, voi lasciate, lui qua vi mette già calendario di default, quindi basta che copiate la stringa e avete finito. Comunque merge e merge, l'ho cambiato. Poi gli dico come terzo parametro appunto i campi che voglio andare ad estrarre dalla tabella che io ho mergiato qui, quindi ne avevamo due, quindi ho messo il primo campo, virgola, e il secondo campo, e abbiamo messo il terzo parametro. Il quarto è facoltativo, quindi qua se io gli dicessi mese 1, settimana 1, ok, il nome risultante dei miei campi estratti sarebbe mese 1, settimana 1. Se io non metto questa informazione qua, che è appunto facoltativa, i campi che io estraggo si chiameranno come se stessi e quindi qua siamo andati a fare una semplificazione, vedete? Merge con merge. Campo 1, campo 2. Se noi andiamo a vedere il codice originale, lui scrive sempre i nomi dei campi e poi li ripete anche se sono uguali. Quindi abbiamo fatto un'ottimizzazione del codice, diventa più leggero. Quindi ripetendo molto velocemente. Join, apro la tonda, tabella di partenza, campo chiave o campi chiavi usando la virgola. Tabella di end, quindi la seconda tabella, campo chiave della seconda tabella, definisco il nome risultante che conterrà il mio join e poi definisco il nome, il tipo di join che vado a fare.
chiudo la mia tonda, quindi il join, faccio una virgola e poi faccio table, expand il table column, apro la tonda, la mia origine è questa cosa qua, e è il primo parametro, virgola, il nome del campo che dobbiamo andare ad esplodere, che è questo qua che abbiamo definito qua, e le colonne che vogliamo espandere dal nostro join che abbiamo fatto qua. Può essere magari che sia complicato leggerlo così, ma dopo, se provate a costruirne uno o due da soli, vedrete che ci prenderete subito la mano e diventerà molto semplice. Sotto ho fatto una cosa un po' diversa, sempre partendo dal codice che abbiamo qua giù, quindi questo era il primo merge. Quindi molto semplicemente, se vogliamo fare questa cosa qua, vedete, se partiamo anche da qua, lo ripeto che così è anche più semplice, noi prendiamo questa cosa qua e la mettiamo qua, vedete? Poi prendiamo appunto dall'origine, che c'è la virgola, anzi trascuriamo la virgola, prendiamo questa cosa qua, che qui c'è già la virgola, vedete? Facciamo incolla e poi cancelliamo questo passaggio qua. Ecco, io ho fatto così, e ovviamente qua infine mettiamo la virgola perché dopo facciamo altri passaggi. Io ho già fatto il merge con un singolo passaggio, ok? Sopra può sembrare che sia stato complicato, ma in realtà ho solo cambiato il nome di questa cosa qua e ho tolto la definizione forzata del nome dei campi. Quindi se volete stringere fate questa cosa qua, così ottimizzate anche la memoria in background di Power Query. Il secondo passaggio è un po' diverso perché qui andiamo a fare una lista. Ok, quindi avevamo, anche qui ho fatto la stessa identica cosa, quindi vedete qui c'è il merge che è questa cosa qua. Ok, questo è il merge. Poi io cosa ho fatto? Avevamo fatto la lista, no? Quindi anche qua c'è un'altra funzione, qua è la stessa cosa, si fa questa cosa qua, si copia e la mettete qua. Quindi prendiamo il nostro passaggio che appunto era quello superiore e poi prendiamo tutto quello che c'è dopo. E finisce qua. Perfetto, noi lo mettiamo qua. Ecco che noi anche in questo caso abbiamo tolto il passaggio, però ovviamente le istruzioni sono differenti perché appunto qui andiamo a fare il nostro merge che finisce qua, quindi tabella 1, tabella 2, campi chiave. E poi qui facciamo un table add column, quindi aggiungiamo una colonna. Essendo che aggiungiamo una colonna, qui non devo scrivere merge perché non vado a fare il riferimento, non vado a prendere questo campo, io faccio una nuova colonna, quindi qua ci metto il nome della nuova colonna, poi per ogni riga faccio quello che avevamo visto prima, test combine e list distinct appunto di merge, che è questa, ok? Il merge va scritto qua perché parto dal campo merge e tiro fuori il contenuto di table che ha il campo LoveFest. E così ho fatto anche il secondo passaggio che appunto era questo qua. Questo qua, e qua avevamo aggiunto la colonna che faceva questa cosa qua. Ovviamente qui vedete week last fest, io qua l'avevo chiamato merge. Qui dovrei farlo ad esempio sull'M, su questo passaggio qua, se volessi chiamarlo merge, e qua ci scrivo ad esempio merge. Vedete? E così il campo diventa merge. Perfetto, spero siate riusciti a seguirmi. Ho fatto due passaggi, però non ho ancora fatto un multi-join perché in realtà ho solo tolto il passaggio dell'esplosione della mia tabella. I join sono ancora separati. Come faccio a fare un multi-join? Esempio 2, questo è estremamente semplice, staremo molto poco. Vedete, questo era il nostro passaggio che abbiamo appena visto, quindi abbiamo il primo join qua con l'esplosione, il secondo join qua con l'esplosione. Perfetto, allora se noi vediamo cosa succede qua, io faccio questo passaggio ed esplodo, ok? Questo passaggio ed esplodo. Allora, se noi andiamo a vedere, vedete, si fa li andiamo ad annidare, quindi questa cosa qua in realtà è il primo passaggio, questa cosa qua, vedete? È merge calendario, quindi prima si fa il merge calendario, poi quando ho finito faccio una virgola, ok, e qui ci metto le altre due istruzioni, quindi vado giù e cosa faccio? Mi prendo queste due cose qua, ok, e le porto qua. Perché sto facendo un passaggio annidato, quindi si parte sempre dal primo, quindi la prima cosa da fare è fare il primo passaggio qua, poi per fare i successivi si fanno prima del primo passaggio e quindi si portano qua su. Quindi qui si va a prendere appunto le prime due informazioni, perché qui cosa dice?
La chiave è semplicemente questa, perché faccio l'add column, il join, che parte da questo passaggio qua, che era appunto questo qua. Quindi, come abbiamo fatto con l'aggregazione di quello che esplode, noi ci prendiamo tutto quello prima che sta, tutto il codice che sta prima del richiamo del passaggio precedente. Quindi prendiamo queste cose qua, appunto, e le mettiamo qua sopra. Poi tutto il passaggio sotto, questo qua, lo lasciamo in mezzo, ok? E quando c'è la virgola, semplicemente andiamo a prendere quello che c'è dopo, quindi questo è il passaggio che richiamiamo e ci prendiamo tutte le altre informazioni così. Quindi dopo la virgola, spazio, e richiamiamo tutte le altre informazioni. Ecco che così facendo, vedete, abbiamo fatto un multi-merge con un singolo passaggio. È sempre importante quando andate ad annidare le cose, allargo un po', quando andate ad annidare le cose, fare sempre attenzione appunto a come vengono richiamati i passaggi. Questo richiama questo, perché appunto le chiavi sono sempre queste cose qua. Quindi per annidare le cose e fare un singolo passaggio è estremamente semplice, l'importante è che andate di livelli. Il primo passaggio che fareste in modo automatico è sempre il più interno alla nidificazione che andate a creare. Il secondo è appena prima, il terzo è appena prima e così via. Alla fine, se dovete fare tipo 40 join su una tabella, fare questa cosa qua vi permette di fare un singolo passaggio e risparmiate una marea di risorse sui calcoli, perché Power Query deve gestire un singolo passaggio e tenere la memoria di un singolo passaggio. Oltretutto, dopo un po' che ci lavorate, ovviamente se andate un po' a mettere anche i commenti come ho fatto io qui ad esempio, e imparate a mettere appunto lo slash asterisco e poi chiudete appunto con lo asterisco slash e ci mettete su ogni riga un po' quello che fate, diventa estremamente semplice la lettura di questa cosa qua. Posso capire che magari se non siete ancora tanto abituati a leggere il codice M sia difficoltoso, però provate, perché veramente poi se avete scenari complessi questa cosa qua vi salva la vita, perché diventate molto più veloci a lavorare, il motore gira più veloce e migliorate di sicuro il sistema. Poi se lo scrivete bene utilizzando poi i rientri, appunto diventa anche molto più leggibile. Dopo un po' che lavorerete così, se vorrete lavorare con questo sistema utilizzando l'M, vedrete che diventa molto smart il codice e lo imparerete molto in fretta. Ovviamente nulla preclude comunque che andate col sistema classico e facciate tutti i passaggi qua, però sappiate che se utilizzate tanti record e fate tanti passaggi, magari aprite il report, andate in Power Query per fare una modifica e magari siete capaci anche di aspettare mezz'oretta prima che vi calcoli tutti i passaggi. Dipende sempre dalla complessità che andate a fare. Se invece fate un singolo passaggio, magari in un paio di minuti ve l'ha refresciato e riuscite a fare la modifica andando direttamente nell'editor a modificare il codice. Vedete qua non si capisce niente perché non è ordinato. Quindi bene, con questa lezione è tutto, spero di non essermi spinto un po' troppo oltre, considerando che questo è un corso intermedio di Power Query. Se la lezione vi è piaciuta condividetela nei social, lasciate un like, se avete domande o dubbi ponetele pure nei commenti, ricordatevi che potete scaricare l'esempio dalla descrizione. Vi saluto e a presto, ciao!